Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube, Electronic and CNC Lab. Nel video di oggi, la quarta puntata dell'upgrade della CNC 3018. Vedremo tutte le connessioni tra le varie schede del nostro setup. Le schede in questione sono le seguenti: la Arduino Mega 2560, la RAMPS 1.4, interfaccia autocostruita di alimentazione, le schede di interfacciamento al probe e al motore del mandrino. Ma sganciamo, prima di tutto, la piastra di supporto. Disegnata su misura e realizzata con la stampante 3D, procediamo poi con la rimozione di tutti i cavi, che sono stati tutti etichettati, per semplificare il loro reinserimento. Comunque per ognuno di questi cavi, lascerò della documentazione dettagliata, attraverso dei link in descrizione. Vediamo adesso tutte le schede con i rispettivi connettori. La prima è l'Arduino Mega. Poi abbiamo l'interfaccia di alimentazione, con un ingresso e due uscite. A seguire la scheda RAMPS 1.4, con i driver per stepper motor, per gli assi, X, Y e Z, che ho marcato con il pennarello, per identificarli più facilmente. Ed infine la scheda, che si connette al connettore AUX4, e che si occupa del controllo del motore del mandrino, dell'invio all'Arduino Mega dei segnali necessari per la scansione superficiale. Poi abbiamo la piastra, che si aggancia alla struttura della CNC 3018, anche per questa, lascerò in descrizione il link al file CAD in formato STL. Procediamo adesso con l'assemblaggio delle varie schede, per quanto riguarda l'innesto della RAMPS 1.4 sulla scheda Arduino Mega. Questa operazione va eseguita con molta attenzione, anche per evitare di piegare i pin del ladder. Controlliamo poi che le tre file di pins della ramp 1.4 si siano inserite correttamente e fino in fondo nei corrispondenti pins dell'Arduino Mega. Inseriamo successivamente la scheda che si occuperà del controllo.
Vediamo adesso, ma molto rapidamente, i cavi e i connettori, che ho marchiato ed etichettato, dove mi sono soffermato su ognuno, per mostrare la disposizione dei colori e la lunghezza indicativa dei cavi. Non preoccupatevi. Non vi voglio annoiare troppo con questa carrellata, anche perché, per riepilogare il tutto ho preparato una slide, in grado di fornire con un colpo d'occhio, la descrizione dettagliata di tutti i cavi. Come dice un famoso detto, un'immagine vale più di 1000 parole. Vediamo adesso tutte le connessioni della scheda Arduino Mega. La scheda di alimentazione con due stabilizzatori, il connettore di ingresso, i JST e il trimmer di regolazione dell'uscita. Passiamo poi alla scheda RAM 1.4. Con i driver dei motori. Con i dissipatori contrassegnati con delle tacchettine rosse e nere per identificare l'orientamento dei cavi. Quindi riconnettiamo adesso tutte le schede, facendo attenzione all'allineamento dei vari pins.
Poi inseriamo il connettore USB nella porta di Arduino Mega 2560 e successivamente alla porta USB del PC. Ed individuiamo su quale porta seriale COM emulata si è connesso. Per farlo bisogna entrare in Computer Management, poi Device Manager e infine nel menu Port. Ma passiamo al software di controllo della CNC, che ci permetterà anche di programmare la scheda Arduino Mega. Questo software si chiama ESTCAM 10047. Vediamo rapidamente i vari menu. Ma soffermiamoci sul menu Impostazioni CNC, sotto Impostazioni di base. Ci sono i settaggi più importanti. La porta COM Arduino. La disposizione dei pin. I passi per giro, che sono 3200, perché gli stepper motor sono da 200 passi giro, ma i driver a 4988 sono settati ad un sedicesimo di passo, quindi 200 per 16 uguale 3200 passi per ogni giro. La distanza per giro corrisponde allo spostamento dei vari assi. Quando la corrispondente barra filettata compie un giro, questa impostazione va messa a 4 mm su tutti gli assi. Inverti direzione. Andrà modificato solo nel caso in cui qualche asse dovesse spostarsi nella direzione sbagliata. Andiamo adesso nel menu ingressi, per attivare l'ingresso del tastatore, per intenderci la sonda o probe. Tutti gli altri menu, li guardiamo un attimo, ma senza modificare nulla.
Adesso, ricontrolliamo, per sicurezza, che tutto sia collegato correttamente, ovvero che non ci siano cavi invertiti, o scollegati, o collegati in punti sbagliati, o cablati male, eccetera. Adesso, se non abbiamo fatto alcun errore, possiamo finalmente programmare il nostro Arduino Mega 2560, quindi una volta terminata la programmazione, senza che siano comparsi errori da alcun tipo. Possiamo testare se tutto funziona correttamente. Il software EastCam ha moltissime funzioni, non tutte così evidenti, ma vi assicuro ben documentate. Per cominciare possiamo testare le funzioni di base, di traslazione alle varie velocità ed in tutte le direzioni, verificando che le direzioni degli spostamenti coincidano con i comandi dati e che le traslazioni siano corrispondenti con ciò che viene indicato dal display del pannellino chiamato controller CNC. Attenzione però, se qualche asse dovesse risultare invertito come traslazione, allora dovrete tornare al menu, impostazioni di base, e selezionare o deselezionare la casellina, inverti direzione corrispondente e successivamente riprogrammare l'Arduino Mega. Vi segnalo che le impostazioni modificate diventano effettive solo dopo la programmazione del controller Arduino Mega.
Bene ragazzi, direi che abbiamo finito. Il video è venuto un po' più lungo dei precedenti, spero vi sia piaciuto. Se sì, fatemi sapere le vostre impressioni e i vostri suggerimenti nei commenti, ricordatevi di lasciarmi un like, continuate a seguire il mio canale e se volete gli avvisi automatici ogni volta che carico un nuovo video, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina. Non perdetevi il prossimo video, perché vedremo alcune delle funzioni del software EstCam 10047. Ciao e a presto!